Sbaglio o è da un po' di tempo che non parliamo di crescita personale su questo canale? Quindi, let's get started! Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube. Ciao Valentina, canale dove parliamo di eco-minimalismo. Ma nel video di oggi voglio parlare di crescita personale e in modo particolare voglio raccontarti di come è davvero possibile iniziare a cambiare la nostra vita in soli 6 mesi. Perché ogni volta che ci troviamo ad affrontare una nuova sfida, ogni volta che abbiamo un nuovo sogno nel cassetto che vogliamo realizzare, da un lato c'è l'entusiasmo, l'energia di iniziare questo progetto quanto prima, ma dall'altro ci troviamo di fronte a questa grandissima montagna che sembra impossibile da scalare e questa cosa ci mette paura, ci fa tentennare e ci fa indietreggiare di fronte a questo grande sogno che vogliamo realizzare. Una montagna però che ci invita a scalarla, una montagna che se affrontata con il giusto spirito, se affrontata con la giusta motivazione, può essere scalata in 6 mesi per poi ritrovarci in cima alla vetta, soddisfatti del percorso fatto e soprattutto gustandoci il panorama. Dall'altra parte però questa montagna ci fa realizzare che questi 6 mesi forse non sono sufficienti e abbiamo bisogno di 10 anni per scalare questa montagna, perché è una montagna grossa, perché è una montagna importante, perché è una montagna che già sappiamo ci presenterà ostacoli. Ma è proprio su questo punto che voglio basare il video di oggi. Una montagna di fronte a noi da scalare, ma è nostra decisione se vogliamo metterci 6 mesi per scalare questa montagna o 10 anni. Tutto dipende da quanta energia e quanto focus e quanto impegno e quanti sacrifici siamo disposti a dare su questa montagna. E voglio portarti un esempio concreto di questa montagna che molto spesso mi trovo ad affrontare nella quotidianità. Se io ho una presentazione PowerPoint da fare e mi viene data una settimana per realizzare questa presentazione PowerPoint, io ci metto una settimana giusta nel realizzare questa presentazione. Anzi, ancora peggio, tentenno, faccio la pigra, dico domani, poi dico dopodomani e alla fine mi trovo a fare questa presentazione PowerPoint di una settimana magari in 24 ore o magari la notte prima della presentazione. Ma al contrario, se io mi do 24 ore per realizzare quella presentazione PowerPoint, io per quelle 24 ore non faccio altro che mettere il mio focus, la mia energia, il mio impegno per realizzare quella presentazione PowerPoint. Perché noi per realizzare una cosa ci impieghiamo esattamente il tempo che abbiamo a disposizione. 24 ore per preparare la presentazione, una settimana, 2 mesi, 3 anni ed è così perché semplicemente siamo convinti che ci serve quel periodo di tempo per realizzare quella cosa. Ma ancora una volta se noi mettiamo insieme energia, determinazione, focus, volontà, grinta, ecco che riusciamo a realizzare i nostri sogni o perlomeno iniziare a realizzare i nostri sogni in meno tempo, raggiungendo più obiettivi facilmente e velocemente. E io mi trovo molto spesso a rendermi conto che questa teoria è vera. Se io mi do una settimana di tempo per creare un video, io ci metto una settimana di tempo a creare un video, ma se ho un video urgente che non sono riuscita a fare e lo devo buttare fuori dall'oggi al domani, io lavoro anche tutta la notte per essere sicura di pubblicare il video per sabato. Quindi è davvero una cosa che io ho messo in pratica e mi sono resa conto di mettere in pratica molto spesso con me stessa ed è per questo che darci del tempo per realizzare i nostri sogni è davvero fondamentale per raggiungere obiettivi, per vedere perlomeno i primi passi fatti verso quella direzione, per raggiungere il nostro sogno as soon as possible, il prima possibile. E la cosa divertente in tutto ciò è che indipendentemente che noi
iniziamo a fare i primi passi verso la direzione dei nostri sogni o ci sediamo sul divano e aspettiamo e procrastiniamo e troviamo scuse e ci convinciamo di iniziare la prossima settimana o il prossimo mese e mai succederà. Questi mesi, questi 6 mesi, questi 10 anni, questi 20 anni passeranno indipendentemente che noi prendiamo azioni o no. Quindi quello che noi saremo fra 6 mesi, fra 5 anni, fra 10 anni dipenderà solo ed esclusivamente da noi. Se siamo pronti a scalare questa montagna, a metterci a tavolino e a creare un piano di battaglia, oppure se ci facciamo semplicemente intimorire da questa montagna e preferiamo sederci sul divano e aspettare domani e dopodomani e la settimana prossima e fra 2 mesi senza fare mai nulla. Fra 10 anni ci troveremo esattamente nel posto e nel luogo che abbiamo sognato, oppure no, ci ritroveremo ancora a sognare o forse ci ritroveremo semplicemente a sentirci frustrati per non aver neanche tentato di realizzare il nostro sogno. Proprio per questo motivo, per evitare di sentirci frustrati nei prossimi 6 mesi o nei prossimi 10 anni, è importantissimo creare un piano di battaglia e decidere da dove voler partire. E soprattutto, come dicevo prima, darci un tempo per realizzare questi sogni. Per questo dico che 6 mesi sono più che sufficienti. Ora, se mi dici in 6 mesi voglio aprire un'azienda con 10.000 dipendenti, onestamente ti dico anche, forse quello è un sogno un po' improponibile, un sogno troppo sognato, ecco. Ma se noi ci mettiamo nel nostro piano di battaglia l'intenzione di iniziare quel corso di marketing che ci insegna poi ad aprire l'azienda, iniziare dunque a fare le prime ricerche di mercato per capire se quell'azienda può essere aperta in quel luogo, per capire che abilitazioni ti servono o che requisiti ti servono per assumere dipendenti. Ecco, quelli sono i primi passi da iniziare a fare per iniziare a vedere il tuo sogno realizzato. Ci sono dei sogni grandi che hanno bisogno di più di 6 mesi per essere realizzati, ma con questo non significa che non dobbiamo iniziare oggi. Fra 6 mesi non ci troveremo più ai piedi della montagna, ma ci troveremo a metà strada ed è sempre meglio che trovarsi senza aver iniziato. Quindi mettersi a tavolino e creare un piano sincero degli obiettivi che vogliamo raggiungere è sicuramente cosa fondamentale per iniziare il nostro percorso. Quindi scrivere degli obiettivi ben precisi e onesti e darci un tempo limite. E già lo sai che in quei 6 mesi che ti darai per realizzare i tuoi obiettivi tu dovrai mettere impegno, sacrificio, determinazione, focus e ogni volta che ti sentirai intimorito di non farcela, voglia di indietreggiare, scrivitelo bello in grande il motivo per il quale hai iniziato questo percorso e questa sfida con te stesso, perché sarà quello il motivo a darti la forza per continuare, anche di fronte a quella montagna enorme che ti mette di fronte ad ostacoli ed impedimenti. Fai attenzione però a non esaurirti, perché anche l'esaurimento poi non porta da nessuna parte. Prendi sempre le cose con il giusto spirito, perché vivere anche il cambiamento, il passaggio, la nostra corsa verso i nostri sogni nel modo giusto è sicuramente fondamentale per continuare a progredire ogni giorno sempre di più. Altra cosa poi fondamentalissima per portare a termine i nostri sogni è priorizzare, creare delle priorità tra tutte le cose che vogliamo fare. Qual è quella cosa davvero importante per noi che possiamo mettere al primo posto? Come si dice, mettere troppa carne sul fuoco non porta da nessuna parte ed è una cosa su cui
Anch'io cado spesso, c'ho talmente tante idee, c'ho talmente tante cose da fare e la voglia di iniziare sempre cose nuove che molto spesso mi trovo a mettere troppa carne sulla brace e poi a dirmi Valentina, dove pensi di andare? E poi a togliere alcune di queste fettine, ovviamente sempre in maniera figurata, dalla brace e dire sai cosa, queste bistecchine poi me le cucino dopo, intanto faccio con questo. E capire appunto quale tra tutte le nostre priorità, capire quale tra tutti i nostri sogni e obiettivi è più importante ci aiuterà a non perderci, a non smarrirci. Quindi darci del tempo, creare un piano di battaglia e creare la nostra lista delle priorità sono quei 3 punti che ci aiuteranno a mantenere un focus, super focus, per raggiungere la cima della montagna. Quindi indipendentemente dal tuo sogno, che tu voglia migliorare il tuo aspetto fisico, che tu ti voglia iscrivere all'università, che tu voglia migliorare la tua situazione lavorativa e di conseguenza le tue entrate di denaro, che tu voglia mettere su famiglia, insomma, indipendentemente dal tuo sogno, mettiti 6 mesi di fronte a te, mettiti ad affrontare con grinta ed energia i prossimi 6 mesi senza procrastinare, senza trovare scuse, senza rinviare, ma lavora duro, fai sacrifici, non arrenderti e se ti trovi di fronte a delle difficoltà, sii veloce nell'adattarti e nel trovare soluzioni, perché io sono davvero convinta che per ogni problema ci sono almeno 2 soluzioni. Sta a te decidere quale prendere, sta a te decidere qual è la soluzione meglio per te in questo momento. Sei tu il capo della tua vita, sei tu il capo dei tuoi prossimi mesi per realizzare i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. E ricordati, tu non vai a letto quando sei stanco, tu vai a letto quando hai finito e solo quando avrai finito riuscirai ad andare a letto dormendo soddisfatto di quello che hai fatto. Magari si tratta solo di aver spostato piccoli sassolini, magari si tratta solo di aver disegnato il sentiero, ma sarai sempre un punto, un passo più avanti rispetto a ieri e domani sarai un passo più avanti rispetto ad oggi. Quindi grinta, determinazione, energia, volontà di fare sacrifici, non aver paura di cadere, non aver paura di fare figuracce, tanto quelle le facciamo comunque, non aver paura di mettersi in gioco, aver coraggio di rischiare, avere un piano d'attacco, darci del tempo, creare delle priorità, sono sicuramente i punti fondamentali e le energie fondamentali dove poter rinchiuderci e iniziare il nostro percorso di miglioramento di noi stessi. Nessuno ci può dire lì fuori cosa è giusto o sbagliato per noi. Siamo noi i capi di noi stessi. Questa è la nostra vita e ce n'è stata data solo una. Quindi soddisfatti o no, come dice Ligabue, non rimborsano mai. Quindi tanto vale mettersi da fare e buttarsi a capofitto. Alla più disperata puoi sempre dire di aver imparato qualcosa che ieri non sapevi e 6 mesi fa ne sapevi ancora meno. Quindi io ora ti lascio riflettere su questo video che spero davvero ti abbia motivato a iniziare a prendere azioni da oggi. Da oggi tu diventi il capo di te stesso, l'intero pianeta può fermarsi, distruggersi, metterti i paletti, chi se ne frega, questa è la tua vita. Quindi ti lascio appunto riflettere su questo video, magari noi ci facciamo una chiacchierata nei prossimi mesi, sono davvero curiosa di sapere quali sono i tuoi obiettivi e come pensi di realizzarli e fra 6 mesi sono curiosa di sapere dove sarai arrivato. Ma fidati di questa teoria dei 6 mesi, che ci sono passata pure io, quindi fidati. Bene, io spero davvero che questo video ti sia piaciuto e soprattutto ti abbia motivato a iniziare a realizzare i tuoi obiettivi da oggi. Se sì, fammelo sapere con un like e se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche. Noi, come sempre, ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video. Un bacio e buon weekend a tutti! Ciao!